Ciao e bentornata o bentornato sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. In questi giorni a Roma fa davvero molto caldo e cosa c'è di meglio che rinfrescarci con un buon gelato? Il gelato italiano è famoso in tutto il mondo, vero? C'è un'antica tradizione del gelato artigianale. Bene, io spero che almeno una volta tu abbia già assaggiato un buon gelato italiano. Ma se sei in Italia o se verrai in Italia nei prossimi mesi per le tue vacanze, allora questo video è per te, perché oggi vediamo come ordinare un gelato con un italiano impeccabile. E allora partiamo dal vocabolario. Quando andiamo in una gelateria, troviamo il gelato nei vari gusti e ce ne sono veramente tantissimi. Dai classici alla frutta, il gelato alla fragola, al limone, al mango, alla banana, oppure i gelati alle creme, al cioccolato, alla stracciatella, alla nocciola. E poi ogni gelateria ha dei gusti che sono le sue specialità. Il gelato è presentato nelle vaschette o nel pozzetto. Di solito il gelato nel pozzetto è un gelato artigianale. Possiamo mangiare il gelato in una coppetta o in un cono. Sia la coppetta che il cono hanno varie grandezze. Possono essere piccoli, medi o grandi. Ma è molto frequente usare anche il prezzo del cono della coppetta per determinarli. Per esempio, io posso dire un cono da 2 euro, una coppetta da 3 euro, come in questa immagine. Il gelato può essere ordinato anche a palline. Ogni pallina generalmente ha un gusto, quindi un cono con 2 palline o una coppetta con 3 palline. Al gelato possiamo aggiungere la panna, ma lo sapete che potete anche chiedere panna sopra e sotto? Cosa significa? Significa che si può aggiungere la panna dentro il cono prima di mettere il gelato e poi una seconda volta sopra al gelato. Ve lo consiglio, quindi ricordate di chiedere panna sopra e sotto. E poi ci sono delle gelaterie che offrono anche delle panne aromatizzate, la panna al caffè, al cioccolato, allo zabaione. Sopra al gelato si mette generalmente un biscotto, chiamato anche cialda. Se poi prendiamo un gelato nella coppetta, abbiamo bisogno di un cucchiaino, chiamato anche paletta. Bene, adesso abbiamo visto il vocabolario intorno al gelato e adesso vediamo qualche frase utile per ordinare il nostro gelato. In molte gelaterie, prima di prendere il gelato, si deve pagare. Quindi dovete andare alla cassa per avere lo scontrino da mostrare dopo al gelataio. Ed è alla cassa che voi dovete dire se volete il gelato al cono o alla coppetta. E potete trovare un cartello come quello che abbiamo visto prima. In questo caso voi potete dire direttamente, per esempio, un cono da 2 euro, grazie, o vorrei un cono da 2 euro, o per me un cono da 2 euro, o prendo un cono da 2 euro. Quando sei davanti al bancone con tutti i gusti del gelato, quindi o mostri lo scontrino al gelataio oppure sei tu che dici se vuoi un cono o vuoi una coppetta. In questa situazione potresti trovare un dialogo come questo. Il gelataio ti può chiedere che gusti vuoi o vuole e che gusti metto. A quel punto tu puoi rispondere direttamente con i gusti del tuo gelato. Per esempio, fragola, zabaione e pistacchio, grazie. Attenzione alla pronuncia pistacchio, non pistaccio, pistaccio. Questo generalmente è un gusto un po' più difficile da pronunciare per gli stranieri. Il gelataio ti chiederà con panna? E tu puoi rispondere sì, con panna, grazie, o no, senza panna, grazie.
Bene, se prendi una coppetta avrai già il cucchiaino, ma se prendi il cono puoi comunque chiedere, se ne hai bisogno, un cucchiaino. E allora puoi dire: posso avere un cucchiaino, grazie? Alcune gelaterie offrono la possibilità di aggiungere nel cono anche il cioccolato fuso. È molto buono, io ti consiglio di provarlo. Bene, ora sei pronto, sei pronta per ordinare il tuo gelato in Italia. Ma io sono curiosa di sapere quali sono i tuoi gusti preferiti. I miei sono un po' particolari perché generalmente mi piace assaggiare nuovi gusti. Per esempio, mi piace il lampone con il basilico, o la noce e il basilico, o l'ananas e il rosmarino. Questi sono gusti particolari che trovo in alcune gelaterie a Roma. Ma scrivimi nei commenti quali sono i tuoi gusti preferiti e ricorda anche che nella descrizione al video trovi un link per una piccola attività per praticare un po' sia il lessico che anche un po' di grammatica a tema gelato. E poi, se ci vuoi conoscere di più o vuoi studiare con noi, ricorda che sempre nella descrizione al video trovi il link per prenotare una lezione gratuita con noi. Ti aspettiamo, eh? Bene, allora io ti aspetto al prossimo video. Ciao!